Giulio, questo è l'amplificatore di audio 2G. Sciocchino, posso? Sì, dai, Dai, su che c'è questo bellissimo logo della Canor. Sì. Allora, Canor che abbiamo già incontrato, direi almeno una volta, forse due volte. Infatti, produttore slovacco. Che a noi sta molto simpatico, a me personalmente sta molto simpatico perché mi piacciono molto i suoi prodotti e mi piacciono che un nostro sferzante follower lo abbia scritto. Mi piace moltissimo l'estetica di questo display che ha suscitato gli strali di questo. Allora, questo amplificatore l'abbiamo visto a Monaco di 2 anni fa come preview e ce l'ha presentata il suo progettista Westlake ed era già sulla carta e su quello che ci hanno fatto vedere molto interessante, ma è diventato ancora più interessante. Adesso www.audio2g.com, subscribe, campanella, seguiteci, a tra poco. Ciao! Ciao! 4 in 1. 4 in 1, che non è lo scarico della motocicletta 4 cilindri, ma è questo Virtus A3 che viene pubblicizzato dal costruttore come 4 prodotti in uno. Quali sarebbero questi 4 prodotti? Amplificatore per cuffia con uscita bilanciata e sbilanciata. Amplificatore integrato. Prefono, MC e DAC, con una innovazione, caro Giulio, una cosa che effettivamente io fino adesso non avevo mai visto, ovvero questo particolarissimo display. Questo particolarissimo display che sì, c'era stato presentato in veste prototipale a Monaco e insomma aveva qualche incertezza di funzionamento, quantomeno quando io l'ho provato. Adesso devo dire funziona perfettamente. Lo state vedendo in overlay, è una sorta di touchscreen, quindi muovendo lateralmente o muovendo verso l'alto e verso il basso si ottengono schermate differenti che servono a non soltanto selezionare i molteplici ingressi che ci sono, ma di ogni singolo ingresso si possono selezionare i, diciamo, dati più minimi, significativi. Penso ad esempio allo stadiofono, dove si può regolare il guadagno e il carico e la tipologia del fono rivelatore, utilizzando in questo caso la manopola. La manopola, quindi è una combinazione di touchscreen con lo swipe alto, basso, destra, sinistra e la manopola. Esatto. Prego far notare, cambiando telecamera e facendo te lo slide, slidati un pochettino, che stiamo utilizzando il giradischi. In questo momento lo stiamo facendo girare, ma non lo stiamo utilizzando, però abbiamo utilizzato Abbiamo fatto numerosi ascolti con il nostro giradischi con grande soddisfazione. Passo la parola a te per dire come è fatto dentro. Allora, dal punto di vista tecnico, lo vedremo poi nello sventramento, la cosa che mi è piaciuta di più è il dissipatore head pipe. Un dissipatore di vecchia scuola, dimmi. Prima di tutto però diciamo che, contrariamente alla tradizione Canor, questo non è un valvolare puro, ma è un ibrido. Bravo! Quindi sezione preamplificatrice a valvole con le ECC 88, credo, ma lo vedremo meglio nello sventramento. Sezione finale a stato solido con una configurazione classe A, classe AB con il current dumping, ovvero quindi quando la classe A non ce la fa più inietto corrente attraverso lo stadio in AB. Ok, qualcosa che noi avevamo visto simile anche nell'Arkham, che classe G, loro lo chiamano classe G, però insomma fondamentalmente questo ognuno ha il suo circuito proprietario, in questo caso per Canor è la prima volta. L'amplificatore scalda avendo una sezione in classe A che comunque scalda. Ha internamente delle ventole che non si sentono assolutamente, però
i fanatici di queste cose tecnologiche interessanti potranno avvalersi della schermata che vedete adesso in overlay, che fa vedere la velocità di rotazione delle ventole e la temperatura interna, che di solito è intorno ai 60 gradi, cosa che a me convince, non mi spaventa, perché ricordiamoci che i semiconduttori entro certi limiti più sono caldi e meglio è. Parliamo poi, del DAC, volevi parlare? Allora, in realtà volevo dire che la versatilità dell'apparecchio è notevolissima, ci sono veramente tantissimi ingressi, bilanciati, sbilanciati, ingressi evidentemente analogici linea, ma poi c'è tutta una sezione digitale che fa capo poi a un DAC interno, quindi la macchina è equipaggiata con un DAC interno. Ingresso USB evidentemente nella versione C, quindi occhio a chi ha magari un cavo USB di quelli audio grade belli, e qua non potrà utilizzarlo perché il connettore che sta sul dietro dell'apparecchio è uno C. Esatto. Poi c'è la SEBU, poi c'è l'ottico, poi c'è il coassiale, e quindi la sezione digitale è completa. Non c'è però la piattaforma di streaming, questo no. Esatto, sezione analogica completamente bilanciata, però noi, perché io sono fissato adesso con la SEBU, l'abbiamo utilizzato in particolare anche con un Rivo Plus collegato in ASEBU con un cavo a 110 ohm, quindi un cavo specifico. E poi per provare invece gli ingressi linea abbiamo riutilizzato il Live Micro DAC, e infine per utilizzare l'ingresso fono abbiamo utilizzato il nostro giradischi New Horizon. Devo dire che questo amplificatore ci ha tenuto particolarmente impegnati. Ci ha tenuto impegnati, e poi come se non bastasse abbiamo utilizzato anche l'uscita cuffia per, come dire, essere rispettosi dell'indicazione del 4 in 1 che dicevamo poc'anzi. Io resto sempre molto affascinato dalla qualità di questi Canor. La macchina è secondo me molto bella, la si può avere anche con la finitura nera, e state vedendo adesso in overlay la finitura del coperchio, che è anche questa bellissima ed è tutto in alluminio. Tutto in alluminio. È un peccato tenerlo in questa condizione in cui l'abbiamo tenuto noi, in una condizione di uso abituale deve essere comunque messo a vista. Ma mi ha colpito particolarmente la cura che ha impiegato la Canor nel realizzare tutto ciò che è l'esperienza utente, dall'imballo al manuale che è bellissimo, è fatto benissimo, elegante, graficamente curato, il display, questo ibrido touch manuale di cui parlavamo prima, è veramente un piacere da utilizzare. Quindi da questo punto di vista io credo che loro abbiano fatto un lavoro proprio sul fronte dell'industrial design veramente encomiabile. Carina la valvola che state vedendo adesso in overlay, che si vede quando si accende e quando si spegne il prodotto, e che ti fa vedere quanto tempo ci vuole prima che l'apparecchio si accenda veramente. Esatto, molto, quindi molto carino. Passare dallo stato di accensione allo stato di effettiva utilizzazione, o nel caso contrario dello spegnimento. Guarda, credo che questa trovata del display fatto così, in qualche parte noi come streamer l'avevamo visto anche nell'Eversolo, no? Il DPM A10 ha questo display sulla manopola del volume, ma mai l'avevamo visto su un amplificatore utilizzato in questo modo, no? In questo modo, sì. E laddove sull'Eversolo, secondo me, l'avevo già detto ai tempi della recensione, il buon gusto era un po' latitante. No, totalmente latitante, volevo essere gentile. Qui invece insomma sono stati molto, molto bravi. Ho una piccola curiosità, carina anch'essa. Vedete, qui c'è il logo Canor, e questa è quella che loro chiamano la schermata screensaver, ovvero quando l'amplificatore sta funzionando, non ci sono particolari cose da dire, qui compare il logo Canor, ma c'è sempre nei settaggi la possibilità di farli visualizzare due view meter, quindi due view meter con le lancette che stanno messi di lato, quindi descrivono una semicirconferenza, e al centro c'è il logo Canor. Fanno su e giù, e forse sono, diciamo, molto approssimativi come reattività, nel senso che fanno tac 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 tac, però insomma adesso, è carino. Abbiamo molto apprezzato lo sforzo di fare questa cosa qui. Ultima cosa, la macchina, essendo molto
come dire, dotata dal punto di vista dei controlli, lo abbiamo detto, è possibile fargli dei firmware update. Sì. Quindi c'è una procedura, devo dire francamente farraginosa, che si basa sull'utilizzazione di un computer Windows, e questa cosa permette di fare gli aggiornamenti del firmware che magari, insomma, su una macchina di questo genere potrebbero essere utili. Telecomando molto carino, lo avevamo già visto le altre volte, è sempre lo stesso, però è un bel telecomando piccolino in metallo con quei pochi bottoni che realmente servono nell'utilizzo quotidiano. Io sono pronto, perché qui ce n'è di che dire, e soprattutto LED pipe è una cosa che mi fa impazzire, quindi allo sventramento. Ciao! Ciao! Giulio caro, ci sei? Ah, voglio se ci sono. Allora, guardiamo la cosa più originale, anzi due sono le cose particolarmente originali. La prima è questo induttore, che è fatto con rame rettangolare. Bello, vero? Invece del solito induttore fatto con rame classico standard, quindi con una sezione tonda circolare, abbiamo questo induttore fatto con rame rettangolare, molto bello, non l'avevo mai visto. Mai visto, neppure io. Subito dietro c'è la gabbiotta della valvola che si può spinge, esatto. Ecco qua. E dentro c'è una JJ. Esatto. Rimetto la gabbiotta, questa non è difficile, dai. No. Ecco qui. Ma andiamo sui dissipatori. Cosa ti ricordano questi dissipatori, caro Giulio? Oh Gesù, mi dovrebbero ricordare qualcosa? Head pipe. Tecnologia degli anni che veniva usata negli amplificatori giapponesi negli anni 80 e 90. Lo usava la Kenwood, lo usava mi pare pure la Technics. Partiamo dall'alimentazione per lo standby, che è questa. Che è questa qua? Switching della Minuar. Ok. Si usa questo switching perché ha un assorbimento con l'amplificatore in standby inferiore a mezzo watt, che è secondo la normativa europea, e quindi si usa questo tipo di alimentazione, scusate. Subito sotto a questa scheda, lo intravediamo, c'è il trasformatore toroidale. Eccolo qui, nero, come il carbone. Sì, eccolo qua. Che è un bell'oggettone grande e grosso. Sì. Quindi passiamo alla sezione di potenza. Le sezioni di potenza sono ben due, perché sono queste fatte con gli MGE 15034 e 15035 nel formato G, quindi quelli nuovi, e poi c'è la coppia di JVW 3281 e 3282 dovrebbe essere. Allora, mentre questi primi fanno i primi watt in classe A, questi più grandi fanno la successiva erogazione di corrente in classe AB, quindi il current dumping. Ok? Bellissimo il cablaggio verso i diffusori, che è fatto attraverso questo cavo doppio intrecciato per il positivo, e invece questo cavo per il negativo, che è anch'esso doppio, che va una massa qui e un'altra massa la prende qui sui condensatori. Questi condensatori sono 8 a canale in una configurazione completamente dual mono, perché ricordiamolo che l'amplificatore è completamente divisibile dual mono. Perfetto. Ok, questa è tutta la parte di alimentazione. Notare che ognuno di questi corrisponde con una sezione di filtraggio. Questi sono probabilmente dei WA o degli LM, e servono per filtrare le tensioni separatamente per le sezioni analogiche e digitali per ogni canale. Quindi anche da questo punto di vista l'alimentazione è estremamente sofisticata. Ma, caro Giulio, veniamo a tutta la parte addossata al pannello posteriore. Quindi
scheda che contiene il fono, Discrete Phono Preamplifier, e qua sotto ricordiamocelo c'è sia il fono MM che il fono MC, c'è i relè per la selezione degli ingressi, e sotto, ma non li possiamo vedere, ci sono i relè per la regolazione del volume. Questa scheda poi è separata rispetto a quest'altra ancora, che è invece il DAC. La parte digitale, quindi esatto. Con il DAC si riconosce il chipset XMOS dell'USB. Eccolo lì. Sì, sto qui. Ok. Scusami, notiamo il bel filtro EMI sull'ingresso. Questo è filtro e ha l'interruttore generale di alimentazione. Ok, quindi questo qua per le interferenze elettromagnetiche. Esattamente. Beh, come dire, è bello denso. È bello denso. Non ci sono aree vuote. Esatto, e tra l'altro ha una gestione, perché lo abbiamo detto, lo ricordiamo, alle ventole, ha una gestione sia della velocità delle ventole, sì. che della protezione termica, e infatti c'è più di un sensore. Questo sensore fa una protezione termica, quest'altro sensore sicuramente dosa la velocità della ventola, che è gestita dalla CPU, ma che comunque deve avere un feedback estremamente preciso, certo, sul numero di giri, e infatti sul display abbiamo visto che c'è l'indicazione di quanto veloce sta girando. Posso girarlo? Facciamo vedere certamente le ventole? Eccole qua. Sono due, sono così grandi perché girano talmente piano che non si sente neanche che sono accese. Assolutamente. Questa è una e questa è l'altra. Facciamole girare giusto per sfizio. Eccola qua. Sì. Adesso pannello posteriore. Quindi buttiamolo giù. Aspetta, diamo una... Allora, pannello posteriore con binding post di qualità media. Non ci fanno strappare i capelli, ingresso fono, ingresso RCA1, RCA2, i due XLR perché ricordiamo che è completamente bilanciato, l'uscita perché questo può anche essere utilizzato come preamplificatore, e poi lì sotto c'è tutta la parte digitale, quindi l'USB, i due coassiali, i due ottici e l'AS-EBU. Quindi, come detto, l'USB, come potete vedere, è di tipo C. Eccolo qua. Esatto. Poi ci sono i trigger, qui accanto, in e out. Perfetto. Va bene, molto semplice. Eccomi qua. Ci sei, Giulio? Ci piacerà, non ci piacerà. Ci ha convinto molto, ma andate all'ascolto e incuriositevi. Ciao. Ciao. Allora Giulio, 4 apparecchi in uno, sì, che prefigurano un eccellente rapporto qualità-prezzi. Posso parlare di rapporto qualità-prezzo? Te ne do facoltà. Grazie. Mi ero ripromesso, e quindi terrò fede al mio impegno, di non utilizzare più quella classica formula: questo apparecchio suona meglio di apparecchi che costano 2 volte, 3 volte il suo prezzo. No, a me quello non mi piace. Mi piace però poter dire che qui abbiamo, lo abbiamo detto all'inizio, un amplificatore per cuffie, un preamplificatore fono e un DAC racchiusi nello stesso telaio, a un prezzo di 6.000 euro circa. Ora, questo prezzo di 6.000 euro effettivamente, per carità, non sto dicendo che sono bruscolini, perché sono sempre 6.000 euro, una cifra impegnativa. Però per 6.000 euro non ci si porta a casa una cosa buona e 3 scadenti o 3 accettabili. Ci si portano a casa 4 cose buone.
E di questo noi abbiamo avuto, diciamo, contezza perché, ad esempio, per quanto riguarda il DAC, noi abbiamo fatto una comparazione diretta con il Live Micro DAC, che comunque è un apparecchio che costa 1.500 euro, e semplicemente con la stessa traccia mandata attraverso RUN sui due DAC, quindi quello interno e il Live collegato sull'ingresso XLR, abbiamo fatto delle prove a confronto e devo dire che quello interno del Canor non ha minimamente sfigurato. Ma come del resto lo stadiofono normalmente è uno stadiofono discreto ma non particolarmente buono, in questo caso MC estremamente buono, tra l'altro è uno stadio delicato perché deve preamplificare segnali estremamente bassi, con il valore aggiunto di poter cambiare i parametri live e sentire la differenza, perché poi non è sempre detto che i parametri che ci sono corrispondano esattamente con quelli che suggerisce il costruttore del pick-up, e quindi poter sentire la differenza tra parametri vicini è estremamente utile per il fine tuning del suono. Fate ad esempio riferimento al fonorivelatore MM che noi stiamo utilizzando durante queste prove di ascolto, che è la Ortofon 2M Bronze. Il costruttore giustamente, correttamente, ti suggerisce un intervallo all'interno del quale far lavorare il fonorivelatore. E noi abbiamo avuto la possibilità con questo stadiofono di fare al volo le varie prove mentre il disco andava, prova un settaggio, prova in un altro, vedi quello che ti piace di più. Non c'è un giusto o un sbagliato, è semplicemente quello che con quel disco, con quel braccio, con quel giradischi, con tutto il resto funziona meglio, è più adatto alla bisogna. Però molto spesso, come diceva Giancarlo, gli stadifono questo tipo di regolazioni le fanno attraverso quelli che si chiamano deep switch, cioè un banco di microinterruttorini per accedere ai quali talvolta va proprio spento l'apparecchio, staccato dalla rete, scoperchiato il fondo, si interviene su questi registri, si chiude, si attacca e tutto quanto. Non è una procedura così pratica come questa che qui. Poi non ti permette di fare ascolti a confronto a caldo per capire quale è meglio e quale è peggio, smonta e attacca e rimonta. L'altra cosa che quella veramente mi ha colpito positivamente proprio immediatamente è che è uno stadiofono molto silenzioso. Sì. Ora tenete conto che gli stadiofono molto spesso silenziosi non lo sono affatto. Ronzi il fatto di captare segnali esterni, data la vicinanza qui con alcune antenne, io storicamente dentro ai Prefono ci ho sentito la radio da queste parti. Segnatamente Radio Vaticana. Segnatamente Radio Vaticana. E su questo non si sente assolutamente nulla, è completamente muto. E questo, ve lo assicuriamo, non è un risultato scontato per un preamplificatore fono che vive dentro ad un amplificatore integrato. Sì, amplificatore per cuffia, bilanciata sbilanciata, molto potente, efficace, che abbiamo ascoltato con grande soddisfazione, e allo stesso tempo una potenza di uscita di circa 100 watt che sono tranquillamente in grado di pilotare anche diffusori relativamente grossi, importanti. Poi con il tutto in dimensioni compatte. In dimensioni compatte. Leggo, per non dire sciocchezze, 140 watt su 4 ohm, 100 watt su 8 ohm. Esatto. E quindi insomma è una potenza non certo esuberante, ma comunque è una potenza che ti mette tranquillo di poterci abbinare praticamente qualsiasi diffusore. Come poi anche tu dicevi, ti lamentavi un po', chiaramente tra le cose meno gradevoli forse c'è l'ingresso USB-C che per noi super audiofili mette un po' in pensione tutti i cavi USB-A, USB-B che magari ci siamo comprati con qualche sacrificio. Qui insomma c'è un reparto cavetteria qui da noi dove di cavi USB
chiamiamoli audiophile grade, ce ne sono diversi, ma tutti quanti hanno il connettore B. Sì, tra l'altro un cavo audio grade è un po' grande, l'USB-C è piccolina, quindi poi non è, però si va verso quella direzione. Si va verso quella direzione. Di più DAC, sì. Ma ecco, l'altra cosa che a me ha lasciato piuttosto freddo, devo dire, è la procedura di aggiornamento del firmware, che ovviamente è necessaria in un apparecchio comunque con delle caratteristiche elettroniche avanzate come questo qui. Però il fatto che per eseguirlo bisogna tirare in ballo un PC con Windows, con una sequenza di operazioni francamente un po' farraginosa, questa cosa mi ha lasciato un pochino freddo. Che poi tra l'altro l'abbiamo fatto noi da 2.02 a 2.12. Da 2.8 a 2.12. E che cosa sarà successo? Non lo so, vabbè, comunque insomma, è andata a buon fine. Detto questo, io altre notazioni negative non ne avrei e passerei invece a dire due parole su come suona. Anche 3-4, perché poi quello che mi è piaciuto tanto è riconoscerci moltissimo le caratteristiche che tanto mi piacciono di un amplificatore in classe A, quindi quella morbidezza, quella naturalezza, quel modo di porgere il segnale musicale in modo estremamente coinvolgente, suadente, carezzevole, naturale. E poi entra la classe AB, il current damping, con la grande capacità di non farti sentire il salto, perché non è un circuito che ha inventato la Canor, è un circuito che gira da un po' di tempo, che esiste da un po' di tempo, in questo caso implementato in modo eccellente, direi, perché non si sente proprio lo stacco come le vecchie moto anni 90 che c'avevano il turbo, no? Che tu improvvisamente ti trovavi il turbo e finivi per terra. In questo caso invece è come, cioè dovete immaginare un turbo piuttosto morbido nell'azione. Bravissimo, morbido nell'azione, e che quindi vi dà quella spinta in più ma senza essere troppo aggressivi. Quello che a me invece ha colpito è che venendo dall'ascolto e quindi avendo in testa come memoria i due Canor che abbiamo sentito, che erano dei valvolari completi, e il fatto che questo sia un ibrido lo si sente in maniera molto chiara. Ad esempio mi viene da fare un confronto con il nostro Copland, che grosso modo ha dati di targa quasi sovrapponibili, perché stiamo parlando entrambi di ibridi, più o meno 100 watt su 8 ohm, però ecco, questo Canor, ci ragionavamo poco fa, qualche punticino al Copland glielo dà in termini di raffinatezza, di un messaggio musicale più strutturato, di una palette di colori più tenue, più tendente al chiaro. Il Copland nel confronto è molto più scuro e contrastato, però ovviamente non si può parlare di un valvolare, non immaginatevi il suono del valvolare, perché comunque tendenzialmente suona come un amplificatore a stato solido, però con una grazia e una raffinatezza che veramente fanno sì che sia un amplificatore molto gradevole da ascoltare, con una sua marcata e definita personalità. Quindi io sinceramente, Giulio, lo metto su un podio. Non ti dico in che posizione, non ti dico quale podio, però diciamo che tra gli amplificatori che sono circolati qua dentro ultimamente questo Virtus mi ha convinto e mi è piaciuto veramente, cioè è una di quelle cose che personalmente considererei per portarmi a casa. Sai cosa? È che poi ascoltandone tanti, come abbiamo noi la fortuna di poter fare, grazie al cielo, no, grazie ai distributori. Ai distributori, il cielo non c'entra niente in questo caso, alle aziende e ai distributori che ce li danno, è che molto spesso uno ascolta degli apparecchi e dice ok, sì, va bene, sono molti di meno quelli che a cui riconosci una personalità, sì. E dici ok, questo apparecchio, pregi, difetti, bello o brutto, ma la sua la dice in un modo particolare, riconoscibile. Questo Virtus sicuramente lo fa.
lo fa e lo fa in modo convincente. Sì. Ecco, forse un po' lontano da quello che è un certo modo di ascoltare di oggi, troppo contrastato, troppo aggressivo, troppo prepotente, e invece molto più carezzevole, molto più gentile. Ecco. Per certi versi, per chi magari ha avuto la bontà di seguirci, mi verrebbe da avvicinarlo, associarlo all'Atoll. All'Atoll, sì. All'Atoll, che era un MOSFET. Quindi... Quello era un MOSFET in classe AB che aveva il tipico suono dei MOSFET, che è un suono che molto si avvicina all'amplificazione valvolare. Hai proprio ragione, era simile, seppure diverso, ma gli si poteva affiancare. Quello era un suono molto più introspettivo, se vogliamo, era forse più sofferto, più pensato. Questo è più esuberante, questo è più gioioso, ti cattura, ti coinvolge. Quello era, come dire, un suono... Mi piaceva da morire, sì, ma che ti portava proprio... Potrebbe pure essere Atoll Cannon. Atoll Cannon, come caratteristica. Sì, perché insomma quell'amplificatore là, come dire, non ti perdonava, cioè ti diceva adesso mettiti qua e ascolti la musica, concentrato, non perdere una battuta. Questo lo fa in maniera molto più rilassata e più gioiosa. Due modi di proporre la stessa faccenda, però due modi pieni di personalità. Ok, allora www.audiog.com, subscribe, campanella, fateci pubblicità, ciao! Perché? Perché ci devono fare pubblicità? Perché, no, giusto, perché bravo, perché siccome io ho fatto da poco un evento nel quale mi sono accorto che alcuni... Non ci sfida nessuno. No, alcuni appassionati non frequentano YouTube, e quindi siccome non frequentano YouTube non conoscevano il canale. Allora io chiedo agli appassionati che frequentano il canale di convincere gli amici che non frequentano YouTube a frequentare YouTube e a sottoscrivere solo Audio 2G, giusto? Giustissimo. Ok, mi raccomando, ciao!